Io sono molto grato che il Santo Padre ha accettato la mia richiesta per cominciare una nuova fase della mia vita dopo tanti anni qui a Roma. Io ho avuto un'esperienza preziosissima. Io ho capito che significa l'unità e l'universalità della Chiesa. Bahamas, 1971. Roberto Calvi registra la Cisalpina Overseas Nassau Bank. La Cisalpina viene registrata usando una holding lussemburghese, la Compendium, poi denominata Banco Ambrosiano Holding. È impossibile ricollegare la Cisalpina all'Ambrosiano e tantomeno scoprirne i soci di minoranza, Michele Sindona e lo IOR, presieduto da Monsignor Marcinkus. La Cisalpina diventa il crocevia di tutte le triangolazioni IOR, Ambrosiano, Sindona. Sindona e Marcinkus trascorrono spesso le vacanze insieme alle Bahamas, ospiti di Calvi. Marcinkus è un appassionato di golf e tra le buche conduce importanti trattative. Ma oltre alle vacanze e alla proprietà della Cisalpina, Calvi, Sindona e Marcinkus condividono altro: l'appartenenza a logge massoniche. Paul Casimir Marcinkus nasce il 15 gennaio 1922 nel malfamato sobborgo di Cicero, a Chicago, quarto figlio di un lavavetri di origini lituane. Il sobborgo ospita 70.000 persone, tra cui brilla, per notorietà, il gangster Al Capone. Gli abitanti del quartiere di Grant Works, dove vive la famiglia Marcinkus, provengono da Polonia, Irlanda, Lituania e Cecoslovacchia. Il principale datore di lavoro della zona è la Western Electric Company. Più avanti negli anni, il quartiere Cicero divenne famoso non più soltanto per Al Capone, ma anche per i conflitti razziali. I diversi gruppi etnici erano molto gelosi del poco che possedevano. Lavoravano moltissimo per guadagnare quel poco che avevano e non intendevano lasciarsi portar via proprio niente. La moralità insita nel diritto alla proprietà privata, nel modo di guadagnarsi soldi e nel modo di utilizzarli a fin di bene, sarebbe stato un elemento importante nella storia personale di Marcinkus. Entra in seminario all'età di 13 anni e nel 1947, come allievo promettente, viene mandato a Roma per studiare diritto canonico presso l'Università Gregoriana. Il 1952 è l'anno del suo primo colpo di fortuna, quando, durante l'estate, viene invitato a svolgere lavoro volontario presso la sezione inglese del Segretariato di Stato Vaticano. Il responsabile della sezione è Monsignor Giovanni Battista Montini, che sarebbe poi diventato Papa Paolo VI. Marcinkus attira la sua attenzione per diligenza, fedeltà ed efficienza, e questa conoscenza si rivela presto utile. La carriera di Marcinkus prosegue con un incarico di 2 anni come segretario del nunzio papale in Bolivia, un'ulteriore opportunità per mostrare le sue capacità organizzative. Il giovane prete americano idea un sistema di prestito per assegnare alle più povere parrocchie dell'America Latina parroci provenienti da ben più ricche parrocchie inglesi e americane. I preti, coinvolti nello scambio, hanno il compito di mostrare ai loro colleghi latinoamericani come gestire una parrocchia
aiutarli ad acquisire rispetto come preti, invece di continuare ad essere considerati gli ultimi tra gli ultimi. Tappa successiva, il Canada, dove Marcinkus continua a lavorare come rappresentante diplomatico del Vaticano, godendo anche della possibilità di continuare ad essere coinvolto in lavori pastorali. Rimane per lungo periodo negli Stati Uniti, tra New York, Boston, Cleveland e Chicago. E qui, nell'antica città di Al Capone, riannoda e rinsalda i rapporti di amicizia con David Kennedy, il potente boss della Continental Illinois National Bank. 1959. Viene chiamato a Roma alla Segreteria di Stato, sezione di lingua inglese, alle dirette dipendenze del cardinale Benelli, allora numero 2 del Ministero degli Esteri della Città del Vaticano. 1963. La sua carriera fa un ulteriore passo in avanti quando Montini viene eletto Papa. Marcinkus consolida la sua relazione con il nuovo Papa, facendogli da interprete e dandogli lezioni private di inglese. È suo interprete personale a un incontro con il presidente americano Lyndon Johnson e con lo scrittore cattolico Graham Greene. Marcinkus si avvicina inoltre al potente segretario del Papa, Monsignor Pasquale Macchi, che aveva lavorato per Montini a Milano. Ma è grazie all'organizzazione dei viaggi papali all'estero che la carriera di Marcinkus fa un salto di qualità. Metodico, determinato e dotato di un'eccezionale memoria, è solito anticipare gli spostamenti del Papa per accertarsi che tutto sia in ordine. Individuo aittante e sportivo, oltre che intelligente e furbo, diventa ben presto un personaggio di spicco ai vertici della Santa Sede, e non solo per la sua funzione di cosiddetta guardia del corpo di Sua Santità. Infatti, per la stazza, viene da tutti chiamato il Gorilla. 1967. 4 anni dopo, secondo il giornalista Mino Pecorelli, Marcinkus entra in massoneria, con il numero di matricola 43/649 ed il soprannome Marpa. Mentre il miracolo economico si sta lentamente esaurendo, la quasi totalità delle società italiane controllate dalla finanza vaticana entra in un tunnel, al fondo del quale c'è solo deficit e un fortissimo indebitamento nei confronti del sistema bancario. Di fronte a questa realtà, Papa Montini promuove una profonda riforma delle attività economiche e finanziarie del Vaticano. Sul piano operativo si tratta, prima di tutto, di liquidare in tempi brevi la quasi totalità delle partecipazioni di controllo o di minoranza nelle società italiane, come la Generale Immobiliare, la Ceramica Pozzi, le condotte d'acqua, il pastificio Pantanella, oltre alle partecipazioni di minoranza nella RAS, nelle assicurazioni generali, nella Bastogi, nella SIP, nell'Italcementi, e di potenziare invece gli investimenti speculativi sul mercato internazionale. Di qui la necessità di dare spazio e ben più ampia possibilità operativa alla Banca del Vaticano, lo IOR, e di mettervi a capo un uomo in grado di attuare i nuovi piani finanziari ed economici del Vaticano. 1969. Se il suo attivismo ai vertici del Vaticano poteva essere premiato, come infatti avviene nei primi giorni del 69, con la nomina a vescovo, sono ben altri i motivi che sono alla base della nomina di Marcinkus a capo dello IOR poche settimane più tardi. In coincidenza, fatto questo da tenere ben presente, con la nomina del suo amico David Kennedy alla carica di ministro del tesoro nell'amministrazione Nixon. Marcinkus, infatti, non se ne intende molto di finanza e di banche. Tanto è vero che alla prima riunione alla quale partecipa con gli anziani e sperimentati dirigenti dello IOR, Massimo Spada, Luigi Mennini, Pellegrino De Ströbel, dichiara con grande modestia: «Vi prego di scusarmi, ma io non ho pratica né di finanza né di economia». Il che però non gli impedisce di assumere quasi subito la grinta e i poteri assoluti di unico vero capo della Banca Vaticana. Il vuoto di conoscenze finanziarie viene colmato da un corso di soli 3 giorni presso la Continental Illinois Bank di Chicago, a cui vanno aggiunti un paio di giorni presso la Chase Manhattan di New York e alcune sedute di osservazione presso una società fiduciaria, un'agenzia di cambio e un'altra piccola banca negli Stati Uniti. Resta quindi da rispondere a un quesito di fondo.
Perché mai nel 1969 viene scelto proprio Marcinkus quale capo dello IOR? Perché proprio lui, che di economia e di tecnica bancaria non sapeva quasi niente? La risposta la danno i fatti. Prima di tutto, occorre tenere presente che il cardinale Benelli è convinto, non senza torto, che la strada migliore da percorrere per realizzare nella maniera più redditizia la liquidazione del patrimonio industriale della Santa Sede in Italia sia quello di associare nell'operazione di smobilizzo dei tecnici laici di provata sicurezza, di assoluta fiducia e pronti a tutto pur di raggiungere gli obiettivi indicati. In particolare, occorre trovare un professionista che sia ben ammanigliato con i centri nazionali ed internazionali dell'alta finanza e quindi in grado di contrattare ai massimi livelli la smobilizzazione del patrimonio industriale della Santa Sede. E questo personaggio viene immediatamente, anzi naturalmente, individuato in Michele Sindona. Primo, lo IOR era di fatto sin dal 1962 socio di Sindona nella banca privata finanziaria, con una partecipazione del 24,5%. Secondo, Sindona a quell'epoca ha già una fama di abile salvatore di aziende in difficoltà. Proprio in quel periodo, infatti, primavera-estate del 68, il banchiere siciliano aveva acquistato il pacchetto di controllo di una vecchia finanziaria, la Sviluppo, ed era riuscito quasi subito a cederlo con successo a un complesso di interessi stranieri capeggiato dalla Paribas. Terzo ed ultimo motivo, ma importantissimo, Sindona è ormai conosciuto come il rappresentante in Italia della potente rete finanziaria guidata da David Kennedy, il capo della Continental Illinois Bank, proprietaria della sussidiaria Continental International Finance & Co., che deteneva al pari dello IOR il 24,5% della banca privata finanziaria. E Kennedy, altro elemento decisivo nella valutazione del cardinale Benelli e degli altri responsabili delle finanze vaticane, è una figura di primissimo piano nel Partito Repubblicano d'America, che con l'elezione di Nixon a presidente degli Stati Uniti ha riconquistato il controllo del grande paese d'oltreoceano. Sindona diventa l'uomo incaricato di smobilitare gli investimenti italiani del Vaticano per trasferire altrove le risorse finanziarie della Santa Sede. Ma se il personaggio Sindona si delinea nei piani finanziari del Vaticano come l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto, il suo corrispettivo al vertice dello IOR non può essere che Paul Marcinkus, il quale, come Sindona, è ben conosciuto negli ambienti politico-affaristici di Chicago, dove gode tra l'altro dell'amicizia dell'onnipotente presidente della Continental Illinois Bank, David Kennedy. Ecco perché, non appena si profila la nomina di Kennedy a ministro del tesoro di Nixon, ogni eventuale titubanza viene a cadere e Paul Casimir Marcinkus, vescovo di Orte e gorilla del Papa, viene posto a capo dello IOR. È così che nella prima metà del 69 inizia ad operare un tandem di ferro, perché ha alle spalle il sindacato mafioso di Cosa Nostra, il grande capitale americano, la classe politica al potere negli Stati Uniti e in Italia una solida banca privata milanese, il Banco Ambrosiano, detto anche la Banca dei Preti, perché notoriamente controllato dalla Curia Ambrosiana e dal Vaticano. Una banca dove sta già emergendo l'astro di Roberto Calvi, un altro personaggio chiave di tutta questa storia e che Sindona aveva già conosciuto nel 1968. A questo punto, siamo nella prima metà del 69, Sindona affronta il compito, tutt'altro che facile, di vendere alle migliori condizioni possibili le seguenti società, tutte controllate dall'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. La Generale Immobiliare, che stava attraversando un momento non felice a causa dell'alto indebitamento a breve termine col sistema bancario. La Ceramica Pozzi, le cui condizioni peggioravano di giorno in giorno. Il Pastificio Pantanella, che ormai era al limite del collasso. E infine le Condotte d'Acqua, che pur trovandosi, rispetto alle altre società del Gruppo Vaticano, in condizioni meno disastrose, stava anch'essa attraversando un momento complessivamente negativo. Tanto per cominciare, Sindona, d'accordo con Marcinkus, dà il via alla smobilitazione della Generale Immobiliare,
che per anni aveva costituito il fiore all'occhiello della finanza vaticana. La Santa Sede, infatti, possedeva una partecipazione nella immobiliare che ammontava al 38% del capitale, per un valore complessivo di circa 32 miliardi dell'epoca. L'acquirente di un primo consistente pacchetto di azioni della Generale Immobiliare viene presto trovato. Si tratta di Charles Bludor, l'avventuroso creatore della chiacchierata Gulf & Western, presidente della Paramount, ma soprattutto legatissimo a David Kennedy e a tutta la banda di Chicago, Marcinkus compreso. Bludor si dichiara infatti pronto ad acquistare azioni della Generale Immobiliare per un totale di 8 milioni di dollari, ma a una condizione. Anche Bludor, infatti, come molti altri finanzieri d'assalto di quei tempi, non possiede denaro liquido. Propone allora al Vaticano, tramite Sindona, una originale transazione. Propone cioè che la Gulf & Western possa acquistare i titoli della Generale Immobiliare, cedendo in cambio, anziché sonanti dollari, il 50% del capitale di una società immobiliare operante nella zona di Hollywood, che possiede 230.000 metri quadri di terreno, già di proprietà della casa cinematografica Paramount, e destinati a essere valorizzati come futuro quartiere residenziale. L'accordo viene concluso e Bludor diventa così uno dei principali azionisti della Generale Immobiliare. In questo modo, la prima operazione condotta dal tandem Sindona-Marcinkus per conto del Vaticano pare andare felicemente in porto. Ma si tratta solo di un'apparenza, perché qualche tempo dopo la stipula del contratto salta fuori che quell'operazione, come tante altre targate Bludor, nasconde un autentico bidone. E molti, ancora oggi, si domandano se davvero venne carpita in quell'occasione la buona fede di due superfurbi come Sindona e Marcinkus, o se i due non furono invece complici interessati della fregatura. Quando infatti gli inviati del Vaticano arrivano a Los Angeles per prendere possesso dei terreni avuti in cambio delle azioni della Generale Immobiliare, cedute a Bludor, apprendono che questi terreni sono gravati da diversi vincoli e valgono 10 volte meno delle azioni cedute. Negli ambienti vaticani, naturalmente, e non solo in quelli, si inizia a gridare allo scandalo, ma subito Sindona e Marcinkus danno prova della loro forza, mettendo tutti a tacere e puntando le loro carte, per concludere positivamente l'operazione, sull'appoggio che possono avere dal loro comune amico e socio, David Kennedy, il potente banchiere di Chicago, diventato ministro del tesoro. Ma a complicare e peggiorare la già scossa credibilità del banchiere di Chicago, diventato ministro di Nixon, giunge il clamoroso crack di uno dei principali soci in affari di David Kennedy, vale a dire John McCandish King, grintoso boss della King Resources, spericolato petroliere d'assalto, detto lo stregone di Denver. Nell'autunno del 70, infatti, mentre i giornali sono pieni di notizie poco incoraggianti sull'andamento dell'economia americana, scoppia improvvisa la notizia che i tanto strombazzati investimenti effettuati dallo stregone di Denver nell'Artico canadese alla ricerca di petrolio si sono rivelati privi di prospettive concrete e che pertanto i suoi finanziatori stanno perdendo gli ingentissimi capitali investiti nella rischiosa operazione. Tra questi finanziatori, in primissima fila, c'è anche David Kennedy, con la sua Continental Illinois Bank. Questo fatto dà il colpo di grazia alla già barcollante posizione pubblica di David Kennedy. Così, 2 mesi dopo il crollo di John King, il 14 dicembre 1970, il presidente Nixon, nel corso di una conferenza stampa rapidamente convocata, annuncia la sostituzione con effetto immediato di David Kennedy al Ministero del Tesoro, con l'ex governatore del Texas John Connally. Nixon, comunque, non vuole estromettere completamente il fedelissimo David Kennedy dal giro dei suoi stretti collaboratori e inventa per lui una carica mai esistita prima. Lo nomina ambasciatore finanziario itinerante, con il diritto di partecipare alle riunioni di governo. Tutta questa vicenda, naturalmente, provoca durissimi contraccolpi al duo Sindona-Marcinkus, che viene a trovarsi obiettivamente indebolito dal ridimensionamento che ha colpito il socio e protettore David Kennedy, il quale esce così provvisoriamente dalla scena di queste vicende, ma ricomparirà più avanti, quando infatti lo ritroveremo nel 1972 alla testa della Fasco AG,
la società capofila dell'impero sindoniano. Alla fine del 1970 Sindona e Marcinkus vengono a trovarsi in gravi difficoltà, soprattutto Sindona, che ha ricevuto dal Vaticano il compito di smobilizzare gli investimenti della Santa Sede in Italia per reinvestirli all'estero e in dollari. E questo con particolare riferimento alla vendita delle azioni dell'immobiliare di proprietà vaticana. Sindona infatti aveva garantito il pieno successo dell'operazione e il fatto che questa si fosse arenata di fronte alle difficoltà determinate dall'eclissi di David Kennedy scatena negli ambienti vaticani tutti coloro che non hanno digerito la rapida e potente intromissione del banchiere siciliano e del vescovo statunitense nella vita della Santa Sede. La situazione quindi rischia di precipitare per i due personaggi, che non hanno invece alcuna intenzione di compromettere le posizioni prestigiose e di potere che sono riuscite a conquistarsi. E non solo negli ambienti vaticani. E allora, in queste settimane di fine 1970, che Sindona e Marcinkus, per non restare travolti dalla realtà che si era determinata, danno il via a quelle avventurose operazioni che si ripercuoteranno negli anni successivi in una serie di vicende punteggiate da una tragica sequenza di morti violente. È nel 1970 che Michele Sindona presenta a Roberto Calvi Paul Casimir Marcinkus. E torniamo così alla fondazione della Cisalpina alle Bahamas e dai misteriosi 350 milioni di dollari iniziali legati probabilmente al giro miliardario di titoli falsi contraffatti dalla mafia.